Diario di bordo della mia temeraria impresa di fare fumetti. Promemoria, i personaggi li devi fare bene. All'inizio mi convinco di aver fatto centro, protagonista figo, design che spacca, idea solida, e mi gaso. Poi però passa qualche giorno, ci torno sopra e inizio a guardarlo con altri occhi. Non dice niente. È solo un disegno carino, ma vuoto. A volte me ne accorgo da solo, altre volte, peggio, sono gli altri a farmelo notare. E lì ti prende male, perché capisci che costruire un personaggio forte è molto più complicato di quello che sembra. Ad oggi, 11 settembre 2025, mi sono reso conto che ci sono 3 errori che tornano sempre. Il primo è fare un protagonista con carattere ma senza scopo. Ci casco un sacco sempre, mi concentro sulla personalità, sul look, sul dargli quel dettaglio che lo rende unico, ma poi manca la cosa che lo muove. Cosa vuole, perché lo vuole. Senza un obiettivo chiaro rimane appeso nel vuoto. È come avere una macchina super sportiva, una supercar, ma senza benzina. Non va da nessuna parte. Guarda Naruto, il sogno di diventare Hokage funziona perché dietro c'è la sua voglia disperata di essere riconosciuto e accettato. Quella roba ti prende emotivamente e ti spinge avanti per tutta la storia. Il secondo errore è il protagonista perfetto. Ti viene da dargli tutto, forte, intelligente, simpatico. E invece no, così lo ammazzi. Perché se non ha difetti non ha spazio per crescere, e se non cresce non c'è tensione. Superman è l'esempio perfetto. Se lo guardi solo come il dio invulnerabile che salva tutti, è noioso. Ma se metti davanti i suoi limiti veri, la solitudine, il senso di non appartenere, il peso assurdo di dover sempre fare la cosa giusta, allora diventa umano, e lì funziona. Il terzo errore è quando design e storia non parlano tra loro. Mi è capitato di disegnare personaggi che sulla carta erano fighi, ma poi, messi nella loro storia, sembravano fuori posto. Il look deve raccontare il personaggio, non tradirlo. Se il tuo protagonista è cresciuto nelle case popolari e tu lo vesti da manager di Wall Street, hai già perso il messaggio. Il design deve parlare bene. Guarda Goku, vive per allenarsi e proteggere la terra e non a caso indossa sempre la sua tuta da combattimento. O pensa a Sasuke, carattere freddo, distaccato, tormentato. Non poteva certo vestirsi di arancione acceso come Naruto. I suoi colori sono cupi, coerenti col suo lato oscuro. E poi c'è una cosa che raramente viene detta. Il vero carattere di un personaggio lo vedi da come tratta gli altri. Può dire quello che vuole, ma la vera essenza di quello che è si vede nei suoi rapporti personali. Zoro di One Piece ne è l'esempio. In apparenza solo uno spadaccino duro, silenzioso, quasi minaccioso, ma con i compagni è di una lealtà assoluta, pronto a sacrificarsi per loro. È lì che capisci chi è davvero. La conclusione a cui arrivo sempre è questa. Se vuoi creare un protagonista che resti nella testa del lettore, devi mettere insieme tutti questi elementi. Basta che ne manchi anche solo uno e il rischio è che il personaggio diventi dimenticabile. Con i 2 protagonisti della storia su cui ho lavorato in questi mesi e che ho ormai quasi concluso, ho sudato parecchio per bilanciare tutto questo. E alla fine sembra che stia pagando. Ogni volta che li mostro ricevo riscontri positivi. Uno in particolare ha colpito un bel po' di gente e professionisti vari quando ho portato le bozze alle conventions. Vai a vedere il mio fumetto nel link qui sotto e dimmi quale dei 2 ha fatto più colpo, secondo te. Scrivilo nei commenti così vediamo se indovini.